ho capito veramente cosa volevo, è nata questa cosa della moda. Per me questo è il momento della nicchia. Puntare molto più a un ragazzo che ha 20.000 follower piuttosto che uno che ha 5 milioni, ma sono 5 milioni sparsi. In Italia c'è ancora pregiudizio verso questa tipologia di lavoro? Tantissimo. Cioè in America se tu spacchi le persone vengono da te e si complimentano, invece in Italia è molto diverso. Non capiscono come magari delle volte io guadagni un tot e loro dicono come. Hai mai pensato di fare qualcosa di tuo? Benvenuti all'Oma Lounge Podcast. Io sono Filippo di 035 e anche oggi l'ospite è d'eccezione. Siamo qui con Patrizio Morellato. Benvenuto Patrizio. Grazie mille per l'invito. Allora, iniziamo subito. Dall'esterno, Patrizio Morellato è un influencer e content creator che è seguito da milioni di persone sui social, TikTok, Instagram, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ha collaborato con tantissimi brand in tutto il mondo, ma dall'interno, chi sei davvero Patrizio? Ma allora io ti dico, a livello personale, quindi tralasciando i social, le persone mi percepiscono sempre come una persona molto tipo quasi arrogante o che me la tiro, ma in base a come magari non mi pongo, ma come tipo primo impatto, ok? Solo che questa cosa poi, insomma, quando mi conoscono un po' di persona cambia l'idea che hanno di me. E a livello social ti dico, io ho fatto molta fatica a trovare me stesso negli anni, perché comunque faccio questo da 4 anni e diciamo che nell'ultimo anno ho capito veramente cosa volevo e quindi sto cercando di trasmetterlo a più persone possibili, insomma, a tutti quelli che mi seguono, cioè quello che vorrei portare. Cioè io mi sono interessato al mondo della moda ormai da quasi 2 anni, che è relativamente poco, però cioè più che altro che l'ho portato sui social, perché poi io sono appassionato da quando, cioè da Barengo, insomma da 2018. C'eravamo. Quindi puoi capirmi, solo che è quello che ho portato, che sono riuscito a portare da quasi 2 anni e sono molto contento perché le persone mi percepiscono in modo diverso adesso, cioè vedono più che racconto qualcosa e non che faccio il classico influencer, insomma, che vedi ovunque, perché ormai c'è tanta gente che fa questo, capito? Qual è stata la scintilla che ti ha portato a parlare di moda? La scintilla è stata, io feci un discorso con un mio vecchio manager dove parlavamo appunto che c'era stato un sovraccarico di persone all'interno dei social, ok? Quindi qual era la cosa che poteva farti differenziare da un classico ragazzo che fa TikTok, in questo caso? Era quello lì di raccontare qualcosa. E allora abbiamo, insomma, messo insieme, diciamo, le mie passioni e è nata questa cosa della moda, perché poi, insomma, ci sono anche progetti futuri appunto su questo e ho detto perché non cavalcare, diciamo, quest'onda, perché poi già Barengo era un po', non ti dico sparito, perché per me rimane sempre qua, però insomma tutto quel gruppetto era un po' calato negli anni e non c'era più nessuno che ne parlava effettivamente, che però si parlasse, diciamo, di big, tra molte virgolette. Io parlo sempre a livello social, non artisti così. Quindi ho detto perché non sfruttare questa occasione? I numeri comunque negli anni li ho presi e è giusto magari raccontare alle persone un qualcosa, quello che a me piace, capito? Sappiamo che hai abbandonato gli studi per fare quello che fai oggi. In Italia c'è ancora pregiudizio verso questa tipologia di lavoro? Tantissimo, ma tantissimo, anzi ne parlavamo ieri io e uno dei miei amici più stretti, Brian. È una cosa che purtroppo a livello effettivo è diventato un lavoro, perché lo è, però le persone non è che fanno fatica a capirlo, è che non lo accettano secondo me. Cioè il fatto che magari, io lo ammetto, cioè secondo me i guadagni sono, non ti dico sproporzionati perché poi comunque è giusto, però delle volte sono un pelino alti e capisco magari un classico ragazzo che finisce scuola e va a lavorare che dice, cioè, guarda questo magari con 2 video fa quello che faccio magari io in un anno per esempio, e quindi questo lo capisco perché poi io anche ho fatto lavori normalissimi come muratore, cameriere, consegnavo gelati, cioè ho fatto questo e quindi adesso l'ho appresso molto di più. Se non avessi fatto quello anch'io avrei fatto fatica a capirlo, solo che quando poi mi sono trovato qua in mezzo, insomma, al mondo dei social, per me è stato più facile capirlo. Per dirti, i miei genitori ancora non capiscono molto come funziona, non capiscono come magari delle volte io guadagni un tot e loro dicono, cioè, come? Com'è possibile? E invece dal punto di vista esterno, purtroppo secondo me, non è adesso, ma anche nei prossimi anni, le persone non lo accettano, fine, cioè questo è. E mi dispiace perché poi, cioè, anzi secondo me tipo
parlavamo appunto con Brian che in America per esempio non c'è questa cosa, cioè in America se tu spacchi le persone vengono da te e si complimentano, invece in Italia è molto diverso, è molto più, non ti dico invidiare, È una però questione, secondo me, di mentalità. E tra l'altro nel podcast è già venuta fuori questa cosa. Come rispondi però tu alle critiche, se le consideri? io guarda sono un botto, cioè nel senso se io vedo una critica non faccio quello lì, non me ne frega niente, anzi no, io me la porto dentro e ci sto male delle volte se è una critica abbastanza pesante. Negli anni sicuramente ho imparato un po' di più a leggerle e a capirle in un certo senso, però ti dico, non mi danno fastidio adesso come adesso. Cioè, sì, ci penso delle volte perché magari dico, oh, forse ho sbagliato questa cosa, però alla fine dico, se sto qua un motivo c'è, non devo magari sentire il giudizio di un ragazzo che può essere solo invidioso in quel caso. Col senno di poi, quanto conviene essere indipendente e quanto conviene mettersi sotto un'agenzia? Allora, io ti dico, ho girato un po', no, un po' di agenzie, in realtà no, due, ok? Ok. Io sono partito con un'agenzia con la quale non mi sono trovato, cioè mi sono trovato bene, sì, ma fino a una certa. Poi ho provato ad essere indipendente per un anno e io proprio, cioè, ero felicissimo di esserlo, però è una cosa che arrivi fino a una certa, cioè se vuoi puntare ad arrivare molto più in alto ti serve, oggettivamente. Tu dirai sì, devi dare comunque la percentuale, però sti cazzi, cioè nel senso le opportunità che puoi avere con un'agenzia, poi ovviamente deve essere proprio la tua, cioè devi capire qual è la tua, è come se vai dallo psicologo, non è sempre quello giusto. Quindi se trovi quella giusta, come per me in questo momento, perché io ti giuro, sono in un team che è perfetto per me, riesci ad arrivare molto più in alto, riesci ad avere magari opportunità che da solo non puoi avere, perché poi ti metti tu da solo o a rispondere mail o a scrivere, ma comunque se hai una base dietro, anche quando vai a un evento, no, banalmente, se hai un manager che viene con te è molto più professionale. Quindi ti dico, quando sei un po' più piccolino o emergente, non ha molto senso. Quando però arrivi fino a una certa, lì sì, comincia a servirti ed è fondamentale. Come la vedi la situazione attuale? Prima hai accennato appunto a tutto quel mondo che oggi non c'è più o comunque non è più in alto come era una volta. Come la vedi oggi la situazione degli influencer che parlano di moda? Influencer e creator, eh? Ma dipende chi intendi però. Cioè, sempre tipo intendi livello alto o comunque ragazzi anche di livello... Capita che ad esempio molti brand, per fare promozione, perché comunque il lavoro alla fine è quello, no? Si appoggino più che a influencer che hanno numeri molto, insomma, molto alti, a personalità che sono molto più settoriali, fanno magari meno numeri ma permettono più conversione, Sì. Per me questo è il momento della nicchia, io la chiamo così, cioè anche secondo me. puntare molto più a un ragazzo che ha, che ne so, 20.000 follower, ma è molto di nicchia piuttosto che uno che ha 5 milioni, ma sono 5 milioni sparsi, cioè non sanno quei follower che lo seguono cosa vogliono effettivamente. Quindi, cioè, per dirti, ti faccio l'esempio di un mio amico, Juice, si chiama, lui comunque fa resell, comunque fa moda, così. E Conosco. secondo me, cioè, lui può convertire molto di più rispetto a un classico influencer che magari c'è da tempo, che ha anche 10 milioni, ma che non tratta quell'argomento. Mi metto nei panni di uno che vorrebbe intraprendere il tuo percorso. Come funziona davvero il mondo dei creator oggi? Oddio, io ritornando al discorso di prima, adesso come adesso, secondo me è proprio il discorso di raccontare qualcosa, Ok. cioè far appassionare le persone che ti seguono a un qualcosa, perché tanto ormai crescere adesso è difficilissimo, cioè c'è troppa gente, troppa competizione anche tra loro, non c'è più gruppo. Tipo io quando sono partito 4 anni fa era molto un oh, vediamoci, facciamo qualcosa insieme, è figo, cioè magari riusciamo ad arrivare più in alto. Adesso è tutto un no, io sono io, non calcolo nessuno intorno a me. Questo è sbagliato. Abbiamo detto prima, collabori con un sacco di brand. Immagino che tra questi ci siano anche tantissimi brand emergenti. Sì, sì, sì. Questo fa di te, secondo me, una persona che sa spottare al momento giusto, la tendenza giusta, il brand giusto. Come ti relazioni con i piccoli brand? Ma io ti dico, ne parlavamo appunto anche prima, e cioè, secondo me è sbagliato. Io vedo anche miei amici, non starò qua a far nomi, però che magari tipo c'è un ragazzo che ha 16 anni, ha aperto il suo brand da poco, fa della roba che spacca. Sì, magari cioè, chiede a quel ragazzo che lo segue così posso inviarti dei capi e in quel caso esce sempre di fuori il discorso del cachet. Secondo me è sbagliato farlo con brand emergenti o con ragazzi che vogliono seguire il proprio sogno, no? Perché poi alla fine perché devo andare a levare i soldi al ragazzino che
è la sua passione, no? È quello magari a cui vorrei arrivare anche io un giorno, perché farlo? È brutto, cioè piuttosto si fa una cosa, per dirti, a me quando inviano i capi, una cosa che non mi piace è quando ti forzano a fare Mm. qualcosa. Cioè c'è un brand, per esempio, non farò il nome, però che mi scrive tutti i giorni ed io sono stato il primo influencer diciamo, a sponsorizzarlo così, tra molte virgolette, perché poi non gli ho chiesto soldi, quindi. Però che continua a spammarmi messaggi dicendomi, guarda, ti invio questi capi, puoi farmi, che ne so, un reel, un TikTok, un post, robe così. È sbagliato chiedere, secondo me quando non ti prestano viene tutto molto più spontaneo e sicuramente i capi li indossi con più voglia. Quindi io apprezzo molto i brand emergenti, poi questa è l'epoca dei brand emergenti. Mm. Hai dei criteri selettivi quando un brand ti scrive? Ma sì, cioè vado sempre in base al mio stile, Ok. che poi cioè, io noto che anch'io ho gusti che variano, cioè nel senso tra un mese può essere che io vesto in tutt'altro modo, capito? Quindi, però selettivo sì, fino a una certa, cioè io entro nel profilo quando mi scrivono magari, o noto io un brand a cui magari posso scrivere, se vedo la roba che mi piace, certo capita delle volte che non mi piace proprio tutto, ma se c'è proprio quel capo che vorrei, gli scrivo o magari mi scrivono e scelgo quello. Top 3 dei migliori brand emergenti adesso. Uh. Domandina. Allora, sicuramente, come lo dico in inglese o in italiano? In italiano. 5MC2 sicuramente. Ok. Riven, quindi sono vestito tutto Riven. Tutto Riven oggi. E, terzo, sai che non lo so. Parli sempre a livello Italia, no? No, in realtà worldwide. Ah, ok. Però non è tanto emergente. Tipo Nude, perché secondo me loro a livello di comunicazione sono fortissimi. Fortissimi Poi i davvero. capi possono anche non piacerti, ma a livello di comunicazione danno in culo a tutti. Il glow up Quindi- che hanno fatto negli ultimi anni, pazzesco. Pazzesco. ti direi, sempre rimanendo in Italia, 545 alla fine, cioè, sono questi. Quali sono le motivazioni per cui me li hai detti? 5MC2 cioè, mi piace molto perché è proprio nel mio stile, cioè è uno stile molto più streetwear. Per Ok. esempio, 545 è un brand molto più magari minimal, molto più semplice, che però oggettivamente fa delle robe che spaccano. Però ti ho citato 5MC2 perché è molto più nel mio stile, streetwear, anche quella jersey che a lui ce l'ho e cioè, appena l'ho vista ho detto bella, me l'ha fatta vedere Giovanni tra l'altro. Indossi sempre i brand degli altri, ma hai pensato di fare qualcosa di tuo? Que- Ops. No, va bene, diciamo che c'è sempre stata l'idea, ma in realtà prima ancora che cominciassi a fare video inerenti alla moda, secondo me ci vuole tempo, cioè nel senso io l'ho pensato già 3 anni fa, ma secondo me non era il momento giusto, cioè avevo già tutto pronto, ma poi ho mollato perché ho detto non è il momento giusto. Cioè, aspetto, comunque sono giovane, non ho questa fretta e ti dico l'idea c'è, però credo che anche quando sarà poi effettivamente concreta Mm? non si saprà. Ok. Cioè, nessuno saprà che è mio, capito? Ah, e perché questa scelta? Ma ti direi marketing, non lo so. Però, cioè, nel senso, c'è tutto un processo dietro. Però se vuoi do un piccolo scoop, non sarò da solo a fare, insomma, questo. Se un giorno sarà fatto, ecco. Descrivimi il tuo stile in 3 parole. Te ne posso da 4 alla Dai, cazzo di cane. dammene 4, dammene 4. Alla cazzo di cane. Alla cazzo di cane, ok. Perché proprio, cioè, a me, ti dico la verità, no, scusa. No, ti No, dico va la bene. verità, cioè nel senso, non è che metto le prime cose che capitano, perché poi, cioè, io per scegliere un qualcosa sto lì più di un'ora delle volte, infatti dico, cazzo. Però, non lo so, cioè, metto insieme dei pezzi che secondo me stanno bene, che poi scelgo io dopo alla fine, però ho notato magari molte volte che tipo sotto dei video qualcuno dicesse che seguo il trend, no? Mm. Capita spesso cioè spesso in realtà, capita ogni tanto che scrivano questo. Non è così, cioè secondo me non è proprio così. Ovviamente si segue sempre il trend, ma chiunque, anche un brand che fa vestiti, segue insomma il trend, quello che va al momento, quindi è A maggior normale. ragione. Però non è che lo faccio perché lo fa quello. Cioè io faccio sempre una cosa che penso mi appartenga e poi se a qualcuno piace, meglio, ben venga. Hai delle ispirazioni, qualcuno a cui guardi? In Italia no, ti dico la Ok. verità. All'estero? All'estero capita delle volte. Io, per esempio, un mio amico che ho conosciuto a Londra, si chiama Jay-Z, non il Non cantante, i cantanti. non il cantante, che lui secondo me spacca molto e anche insieme al suo amico si chiama Valentino per Dior.
Non il brand. E loro due secondo me spaccano davvero tanto. Dove trovi l'ispirazione dietro ai tuoi outfit? Ti dico, in questo momento non la trovo perché col fatto che mi sono trasferito ho tutti i vestiti sparsi e quindi ogni volta per cercare quello che vorrei è un casino. Però in generale, cioè, guardo il mio armadio, dico che poi, cioè, questa è una cosa che non ho mai detto. Io nei miei video dico sempre si parte prima dal pantalone, ma effettivamente io tipo parto quasi sempre dalla maglia, cioè nel senso in base a quello che voglio vestire ho davvero tanti pantaloni, quindi posso variare. Prima partivo dal pantalone. Parto sempre sì dalla maglia, o magari che ne so, un paio di scarpe nuove, dico voglio farci un outfit intorno a questo e parto da lì alla fine. Prima abbiamo parlato di come hai scelto di dirottare, diciamo, la tua comunicazione sulla moda, ma quando veramente ti sei appassionato alla moda, Effettivamente anche a livello lavorativo da un anno. ok? Da un anno, sì. Da veramente poco. Perché dico, cioè, seguo da tanto, dai tempi di Barengo, però che l'ho portato poi io e che mi ci sono veramente appassionato da, sì, all'incirca un annetto. E che cosa ti ha, diciamo, qual è stata la scintilla? Ecco, la scintilla è stata che io venivo proprio da un periodo bruttissimo Ok? e notavo che proprio la prima cosa che mi faceva star bene è quando uscivo di casa e sentivo di stare bene addosso ai capi giusti, ok? Quindi sentivo che quello era un po' quello che mi svoltava la giornata e quindi ho detto è una cosa che mi piace, proviamo a cavalcarla non solo a livello social, ma proprio a livello mio di vita. Cioè io quando tipo arrivano pacchi a casa di brand così sono felicissimo, sembra un bambino quando scarta i regali di Natale, capito? Quindi sì, quello. E che cosa pensi quando guardi le fotografie dei tuoi outfit di, che ne so, 6 anni fa? Mamma mia. Mamma mia, no, è imbarazzante. Io tipo su Instagram ho levato tutti i post, quelli vecchi. Ah, Cioè ok, non proprio proprio. tutti, però la maggior parte, perché dico no, non è possibile, cioè non Vabbè, ma da un lato ti fa capire quanto sei no, migliorato, no? certo, ma anche adesso se vedo Barengo come si vestiva nel 2018 dico what the fuck, però dico era il trend, capito? È normale. Quali sono i 3 essential che porti sempre con te? Ehm, Vabbè, tipo il telefono non vale, no? Vabbè, se vuoi. Sembra abbastanza scontato. No, allora, il cappello, anche se oggi non ce l'ho, il cappello per me è proprio fondamentale. Solo che una cosa che non odio, però col fatto che io voglio lavorare nel mondo della moda, ma vorrei arrivare un po' più in alto, ok? Mhm. Con brand tanto magari conosciuti, sfilate, perché a me questo mondo piace tantissimo. Lì il cappello non è visto molto bene. Quindi se dovessi fare contenuti a livello social dovrei indossare molto meno il cappello, dovrei indossare magari molto meno streetwear, farmi vedere in modo un po' più elegante. Non Quindi la sapevo questa cosa del cappello. sta cosa un po' la soffro, però ti dico a livello di tutti i giorni sicuramente cappello. Abbiamo detto cappello, abbiamo detto, vabbè, cellulare. Vale, Vale, dai. vale. E... Un accessorio, che ne so, una collana. Sì, vabbè, collane sicuramente, oppure il moschettone che neanche oggi ho, perché devo andare in evento, quindi cerco di essere il più pulito Senza possibile. cappello. Senza cappello, senza niente, sento nudo mi sento. Però vabbè, sì, questi dai. Ok, va bene. Andata. Ultimissima domanda, visto che prima abbiamo parlato un po' del mondo dei creator e degli influencer, il nostro podcast ha un motto che è From the Players to the New Makers. Ti chiedo qual è il più grande consiglio che hai ricevuto nella tua carriera e che ti senti di condividere con noi. Ricollegandomi a quello che dicevo prima, che venivo dal periodo bruttissimo, io una cosa che non dimenticherò mai è, non so se conosci Sespo. Sì? Lui un giorno venne a casa mia, siamo stati tipo 4 ore seduti al tavolo e ha parlato solamente lui. Cioè, lui mi ha dato così tanti consigli perché poi lui ha una mentalità molto più da imprenditore, Mm. no? E non ti parlo proprio a livello di moda, ma proprio a livello personale e lavorativo. Mi ha dato una mano che mai dimenticherò perché in quel momento pochissime persone ci sono state effettivamente e lui forse anche più di tutti. Ma non è stato l'unico momento in cui abbiamo parlato. Lui proprio mi ha svegliato. Cioè, io il giorno dopo mi sono svegliato con un'altra mentalità grazie a lui e continuo ad avere quella mentalità. Cioè, e tuttora quando magari mi vede in un momento un po' giù, è sempre lì che è pronto a darmi consigli, ma non è che lo fa solo con me perché mi vuole bene, ma con tutti. È proprio una persona d'oro. E quindi sì, lui è quello che un po' mi ha svegliato 2 anni fa. E qual è stato il suo consiglio che diciamo ti ha fatto cambiare E la tua visione? cioè, in quel momento ero in forte depressione, Ok.
sotto farmaci, ludopatia, venivo proprio da un momento bruttissimo e lui semplicemente mi ha fatto accorgere quello che io non notavo, cioè cosa ero diventato io fino a quel momento. Cioè lui proprio mi ha fatto un resoconto di tutta la mia vita, da quando ho cominciato i social. Mi ha detto tu renditi conto che comunque da una cameretta, da zero sei partito, sei arrivato qua e adesso stai per buttare tutto, magari per ludopatia o per altre cose che non ha senso. Cioè letteralmente sì, è un momento buio, ma cerca di distrarti, cerca di fare qualcosa, stai piuttosto con me, puoi anche venire a vivere da me per un tot. Almeno però ti riprendi, perché è brutto buttare tutto quello che hai creato, ma non solo per te, anche per la tua famiglia. Poi io sono figlio unico, capito? Quindi Ok. posso essere l'unica soddisfazione dei miei genitori. E quindi ho detto, perché farlo? Non ha senso. E poi vabbè, è stato un discorso di 4 ore, quindi molto più ampio, però il succo, diciamo, era questo. Patrizio, io ti ringrazio per essere stato con Io noi. ringrazio te per l'invito. Direi che vale un applauso. Grazie. E quindi possiamo dire conclusa questa intervista. Grazie davvero. Grazie a voi.